No, questa non è la spiaggia di Grado. Questo non è lo skyline. Questi non sono i pesci che si incontrano facendo il bagno e questo non è un tipico tramonto sulla laguna. Eppure quest'anno, con un'assidua frequentazione, abbiamo apprezzato molto le seguenti cose. Ecco, e qua inizia la ciclopedonale che collega Grado Pineta a Grado Centro. Ha fatto veramente una bella opera, perché fino a poco tempo fa Grado Pineta era veramente separata dal resto, ed è una ciclopedonale molto bella perché è uno dei pochi lungomari dove non ci sono le automobili, è uno dei pochi lungomari d'Italia dove non ci sono le automobili. Il campeggio al bosco. Ecco, grazie all'apporto di sabbia che c'è stata sulla secca della Mula di Muggia, si è creato un bacino dove l'acqua è sempre molto tranquilla, ci sono dei bassi fondi, per cui, come potete vedere, anche oggi è un giorno di borino leggero, ci sono il mondo del kitesurf, un pezzo di spiaggia libera, con allo sfondo quella zona un pochino più selvaggia, con bassi fondi, erbe, pioniere. Qua inizia la zona in concessione alle terme di Grado, ma la ciclabile continua un poco più in dentro. Ecco, l'Italia è un paese singolare perché c'è la ciclabile praticamente deserta, ma i ciclisti viaggiano sulla strada normale, che pur non è, oggi non è traffico, ma è abbastanza singolare questa cosa. Attraversiamo la strada. E poi la gente non ha capito che il marciapiede è fatto per i pedoni e la ciclabile specifica è fatta per le biciclette, ma si sa, in Italia siamo tutti, facciamo il contrario di quello che bisognerebbe fare. Ecco, qua inizia il vecchio lungomare della città Giardino e in breve arriviamo al Parco delle Rose. Questa è l'area dove fanno il Grado Jazz Festival, e area dove fanno spesso manifestazioni, concerti. Ecco, stiamo per entrare a Grado, propriamente detta. Sì, e qua o si va a destra e continua la ciclabile, o a sinistra siamo più vicini alla spiaggia e continua la ciclopedonale. Eccoci qua ormai in centro Grado, questo credo si chiami lo Zipfter, un edificio abbastanza brutto per il mio, ma abbastanza famoso. Questo è il corso pedonale del centro di Grado. C'è uno strano divieto per le biciclette a fascia oraria, vabbè. E il corso di per sé non è un granché, ma arriva sul porticciolo di Grado e da qua la visuale è molto bella. Porticciolo che alla prima domenica di luglio si anima con la processione della Madonna di Barbana.
Adesso andiamo a mangiare il Krafen. Se troviamo un posto, perché qua sono solo ristoranti, non sono. E sei tu la gradese, non sei dai, tu dai. che devi portarci nei posti giusti. Ecco, da qua torniamo indietro adesso e facciamo un percorso ad anello e torniamo indietro sul lato della laguna. Degli attraversamenti pedonali, finalmente una ciclabile finalmente che ha un senso a livello europeo, con degli incroci chiari, segnalati, fattibili. Qua c'è il traghettino per Barbana. E questa è la ciclabile che torna indietro verso Grado Pineta sul lato della laguna, peraltro nuovissima, l'hanno finita l'anno scorso. Questa è una delle poche ciclabili in Italia, credo in doppia sede, per i due sensi di marcia. Un tratto con gli oleandri in fiore. Gran bella giornata oggi di Borino, leggero, calda, ma con l'arietta, il sole scalda, ma l'arietta. Le ciclabili continuano verso est e verso nord. Volendo si arriva fino a Salisburgo. Siamo a un tiro di schioppo da Grado, ma è qua non c'è nessuno. L'acqua è cristallina, c'è la spiaggia, c'è l'acqua calda, è veramente il paradiso terrestre. Abbiamo da mangiare, abbiamo la birra ghiacciata, abbiamo il caffè e qua passiamo la giornata. Guardate che posto, e alle nostre spalle là c'è la calca con il carnaio. Io e Ginger andiamo a fare la passeggiata. Andiamo che ci sono i cagnoloni, dai. Andiamo a fare la passeggiata. Guardate qua, siamo a un passo da Grado e stiamo passeggiando su una spiaggia deserta con l'acqua cristallina, posto veramente caraibico. Questo è l'isolotto che si è formato dietro la secca della Mula di Muggia a Grado. Non so se si vede, là in mezzo al mare c'è una meda fissa che indica per la navigazione la posizione della secca. Ecco, sullo sfondo tutto il golfo di Trieste. Ginger, mi segui? Ci sei? La cosa da ridere, la spiaggia viene dilavata là dove si fanno tutte le opere per contenere l'asporto della sabbia, e qua che non c'entra niente, c'è l'accumulo spontaneo. Ecco, queste sono anche le prime uscite con la canoa gonfiabile della BIC, che è diventata la TAE, la Full HP 3 posti. 3 posti direi che sono giusti per 2 persone, il frigo, il cane, un po' di materiale. Torniamo a casetta, sono le 4, c'è un po' di brezza. Ginger, vieni, fai opala. Fai opala là, sul sugamano. Sul sugamano. Opala, brava. Se la metto così, secondo te? Sì, lì va bene, sì. Allora, partiti a vela con la vela, prova della vela BIC. Tu devi fare da timoniere con il remo. Ma insomma, siamo col vento in poppa, per cui in realtà io mi sto godendo il panorama. Ginger, guarda che arriva uno col kite là. Guarda, guarda. Guarda che veloce che va, eh?
abbiamo fatto un incrocio con l'altra canoa, andiamo praticamente quasi alla stessa velocità, solo che noi siamo molto rilassati. La laguna di Grado e Marano contiene molte gemme preziose. Il mezzo ideale per scoprirle è certamente il kayak. Vi rimando per questo agli altri film del canale. La barra di sabbia dietro la Mulla di Muggia ha creato un bacino di acqua protetta che è diventato il luogo di azione ideale per i kitesurf. Nei weekend di vento arrivano persone da tutta Europa per surfare sulle lisce acque. Qualcuno invece di guardare preferisce partecipare.